Buongiorno a tutti, sono Silvia Tonti, una studentessa della Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università La Sapienza di Roma e sono qui oggi con la professoressa Relucenti per parlare della metodologia di insegnamento in campo anatomico durante il Rinascimento. Siamo qui nel bellissimo istituto di anatomia del Dipartimento di Anatomia dell'Università La Sapienza e vorrei che la professoressa Relucenti, alla quale poi porgerò delle domande, si presentasse. Grazie Silvia, io sono Michela Relucenti, sono docente di anatomia umana presso l'Università La Sapienza, insegno nei corsi di laurea in medicina, in lingua italiana e in lingua inglese e in numerosi corsi di laurea delle professioni sanitarie. La mia attività di ricerca è nel campo della microscopia elettronica applicata alla biomedicina, a campioni anche di materiali biocompatibili e oggi sarò qui a parlare con voi di Leonardo e l'anatomia. Siamo qui per parlare oggi della metodologia utilizzata in campo anatomico durante il Rinascimento. La professoressa Relucenti ci ha parlato della strumentazione utilizzata e essendo molto all'avanguardia siamo curiosi nel sapere come questa strumentazione sia mutata durante il tempo. Ecco, professoressa, come è successo? Grazie Silvia. E noi oggi parleremo del Rinascimento, dello studio dell'anatomia nel Rinascimento. Innanzitutto questo periodo storico è molto ampio, alcuni lo fanno iniziare dal 1400, anno del concorso delle porte del Battistero di Firenze, altri lo fanno iniziare a prima, a metà del 300 e lo fanno estendere fino ad arrivare quasi al 1600. Durante questi secoli è cambiato tanto lo studio dell'anatomia, c'è stata una rivoluzione perché si è passati dalla fede incondizionata e incontrastata in quelli che erano i testi che venivano dall'antichità all'anatomia centrata sull'uomo. Professoressa, noi studenti durante le sue lezioni abbiamo riportato numerose curiosità riguardanti l'avanzare dell'insegnamento metodologico in campo anatomico durante il Rinascimento. Mi chiedo, l'anatomia ai tempi di Galeno e ai tempi di Vesal, quali sono i punti di differenza? Grazie Silvia per la tua domanda. L'anatomia è stata insegnata per tanti secoli semplicemente leggendo dei libri. Fino al 1350, l'anno del libro dell'anatomia di Mondino, era prassi che ci fosse un docente che ex cattedra leggeva un libro che derivava dalla tradizione galenica, cioè dall'antica Roma. Pensate, le conoscenze anatomiche fino al 1350 erano quelle desunte ancora dai testi dell'antica Roma. Galeno infatti era uno studioso del secondo secolo d.C. e i suoi scritti non arrivarono direttamente in Europa, ma vennero filtrati dalla tradizione araba insieme a quelli di Avicenna e questi scritti erano studi, riportavano notizie di studi fatti non sull'uomo, quindi non su dissezione di cadavere umano, ma su cadaveri di animali, principalmente la scimmia e il maiale. Quindi quando si parlava della scimmia e del maiale, ovviamente gli studenti si rendevano conto che c'erano delle diversità rispetto al corpo umano, ma il potere di questi scritti che provenivano dall'antichità era così forte, la soggezione nei confronti degli antichi sapienti così grande che nessuno osava contestarli. Quindi fino al 1300 l'anatomia si insegnava così. Ecco, riallacciandomi al suo magnifico racconto riguardante appunto il rinascimento anatomico, se così possiamo chiamarlo, mi chiedo quali sono state le novità introdotte dalla ricerca scientifica durante il Rinascimento e che cosa è cambiato? I cambiamenti sono stati enormi. Dobbiamo innanzitutto inserire lo studio dell'anatomia nel contesto della storia. Pensate all'invenzione della stampa. La stampa viene inventata, la stampa a caratteri mobili, nella seconda metà del 400. Contemporaneamente assistiamo in tutta Europa alla ripresa delle dissezioni, la dissezione del cadavere. Quindi quando veniva letto un testo antico che si riferiva all'anatomia della scimmia, ovviamente gli studenti notavano che c'erano delle differenze rispetto all'anatomia umana
eppure fino a tutto il 400 il testo antico era preso come riferimento e inoltre i libri non erano illustrati, quindi avevano solo qualche rara immagine, anche molto schematica, messa a cornice, perché non erano libri ma erano manoscritti, quindi venivano copiati e la loro diffusione era molto limitata. L'avvento della stampa in questo ha aiutato tantissimo lo studio dell'anatomia, perché questo soprattutto grazie al grandissimo Andrea Vesalio nel 1543 con la sua opera fondamentale per lo studio dell'anatomia De Humani Corporis Fabrica, i disegni e le illustrazioni condotti direttamente su dissezioni umane hanno avuto una grandissima diffusione ed è per questo che mano a mano si è cominciato a poter contestare su delle basi empiriche quello che dicevano i testi antichi, come è avvenuto anche contemporaneamente per ciò che diceva Galileo, che era diverso da quello che diceva Tolomeo. Quindi ciò che avviene nell'anatomia è un qualcosa che avviene anche nelle altre discipline. Non possiamo parlare ancora di ricerca scientifica vera e propria, perché quella sarà codificata da Galileo Galilei con il cosiddetto metodo scientifico. Quello che è importante è che nel Rinascimento si comincia a mettere in dubbio l'autorità indiscussa di questi testi sacri che arrivavano dal passato e si comincia a mettere anche l'uomo moderno in condizioni non più di inferiorità rispetto a quelli che erano gli antichi. Quindi le osservazioni, le dissezioni anatomiche che sono state riprese, si facevano nelle università, ampiamente nelle sedi soprattutto di Padova, di Pavia, Bologna, Venezia, le sedi del nord, ma anche a Firenze, anche a Roma. Da queste dissezioni venivano effettuati dei disegni, i disegni venivano stampati e avevano quindi una larga diffusione. Questo, la diffusione dei risultati ottenuti, ha portato mano a mano a un cambiamento in quelle che erano le convinzioni radicate fino a quel tempo. La ringrazio. Mi permetta adesso di soddisfare una curiosità che riguarda noi studenti e studentesse. Ma come studiavano l'anatomia gli studenti prima di Leonardo da Vinci? E quali sono stati i cambiamenti nella metodologia dell'insegnamento e dell'apprendimento con Leonardo da Vinci? Allora, Leonardo da Vinci non era un medico, Leonardo da Vinci era un artista. Leonardo si avvicinò all'anatomia da artista. Egli voleva studiare al meglio il corpo umano per poterlo poi riprodurre in quelle che sono le sue opere, nelle pitture, nelle sculture, nei disegni. E per questo lui era particolarmente interessato alla fisionomica, alle espressioni del volto e anche ai movimenti delle mani, quindi agli arti. Leonardo eseguì in prima persona alcune dissezioni e si affiancò, osservò altri che eseguivano dissezioni e ne trasse dei disegni meravigliosi, dei disegni che però sono rimasti sconosciuti, nascosti e che sono stati riscoperti soltanto nella seconda metà dell'Ottocento. Quindi il suo modo di studiare l'anatomia, che è stato un modo incredibile, Leonardo era un artista, quindi ha inventato il modo di raffigurare le strutture anatomiche, ha inventato le visioni esplose, oltre che, essendo un grande curioso, ha scoperto egli stesso delle strutture che sono state poi riscoperte solo nel tardo Ottocento. Nei suoi meravigliosi disegni del cranio sono evidenziati i seni paranasali, oppure nel cuore egli ha dato il nome alla trabecola settomarginale di Leonardo da Vinci. E purtroppo però i suoi disegni non sono mai stati divulgati. Lui li teneva con sé, ne avrebbe voluto fare un trattato di anatomia, con l'aiuto di altri anatomici illustri, perché Leonardo ha viaggiato tanto e quindi, come si usava al tempo, viaggiando si incontravano gli studiosi delle varie città e si collaborava. Purtroppo però l'invasione di Milano, eseguita dai francesi, portò Leonardo a interrompere questi suoi studi di anatomia
e quindi questi studi, che sono durati circa 20 anni, anche se divisi in due periodi, non sono poi stati portati a termine. Lui non ha completato in maniera organica un Atlante o un libro. Quindi gli studenti in quel periodo non hanno giovato delle scoperte che ha fatto Leonardo, ma ne hanno giovato quelli che hanno guardato le sue opere, perché nell'espressività dei tratti, dei volti disegnati da Leonardo e soprattutto negli arti si nota la profonda conoscenza dell'anatomia. La studentessa, questo magnifico racconto desta ancora più curiosità verso la figura di Leonardo. Allora le pongo un'ultima domanda. Ma che cosa ci ha lasciato in eredità Leonardo da Vinci in campo scientifico e in campo didattico? Leonardo, sembra strano a dirlo, ma era una persona che non aveva studiato o quantomeno non aveva eseguito il corso normale di studi che si usava al tempo. Perché? Perché Leonardo era figlio naturale di un notaio, Ser Piero da Vinci, e in quanto figlio naturale non poteva seguire la carriera notarile del padre ed era destinato a fare qualcosa di meno importante. Egli da bambino visse in campagna insieme allo zio e quindi sviluppò uno spirito di osservazione della natura che è la base di qualunque scienziato, lo spirito di osservazione della natura. Questo ha guidato veramente Leonardo in tutte le sue scoperte ed è quello che lo ha introdotto poi a migliorare sempre i metodi che aveva appreso alla bottega del Verrocchio. Leonardo infatti in giovane età, intorno ai 10-11 anni, andò a bottega da Andrea Verrocchio e in questa bottega lui apprese tantissime nozioni, non solo la pittura, ma anche la fabbricazione dei colori, anche la fabbricazione delle macchine che servivano per trasportare i materiali. Quindi tutti i meravigliosi disegni anatomici di Leonardo nascono da questi stimoli che lui ha ricevuto in giovane età presso la bottega del Verrocchio. Lui comincia a studiare in tarda età, dopo i 30 anni, quasi verso i 40 anni, una volta che era una persona affermata, e lui non sapeva il greco, inizialmente non sapeva il latino, lui diceva non sono uomo di lettere, ma poi lo diventò. Diventò una persona colta, sempre mosso dalla curiosità della natura. Lui studiò l'anatomia non soltanto dell'uomo, ma anche in particolare dei cavalli, era affascinato dai cavalli e sono presenti anche numerosi studi sull'anatomia del cavallo perché lui doveva realizzare il monumento per lo Sforza a Milano che venne realizzato purtroppo soltanto in parte e poi distrutto proprio per l'arrivo dei francesi. Studiò l'anatomia anche degli uccelli, l'anatomia del volo e quindi lui ha in qualche modo inventato un modo di guardare il corpo che fino ad in quel momento non era mai stato studiato, mai stato osservato. E soprattutto lui sosteneva molto l'importanza delle immagini. Egli diceva che tu puoi descrivere una figura in maniera molto minuziosa, ma annoierai la persona che legge. Fai un bel disegno e vedrai che lui imparerà in maniera molto rapida e non lo dimenticherà mai. Quindi Leonardo ci dà l'importanza delle immagini. Da Leonardo a Vesalio, inoltre il potere di diffusione della stampa e l'immagine diventa la caratteristica dell'anatomia. Grazie professoressa, sicuramente avrà destato in noi un grande interesse sia verso la figura di Leonardo che per tutto il Rinascimento anatomico.